la Bibbia può essere capita da tutti, basta non coprirla con quelle coltri di mistero che le sono stati messi sopra per impedire che si capisse ciò che c'è chiaramente scritto. Ok? Domenica scorsa ho assistito ad una, così nei vari TG, ad una scena che devo dire veramente era un po' stucchevole. Ho visto due personaggi che si sorridevano e facevano gli amici sapendo che non sono d'accordo su niente. Il Papa è il rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Non sono d'accordo su niente, ma loro sanno bene che se rivelano il disaccordo la gente capisce. E siccome sono molto intelligenti, sono amici. Ma lì sono due personaggi che dicono cose completamente diverse l'uno dall'altro. E francamente, se io fossi un ebreo e sentissi il Papa dire «tu sei il mio fratello maggiore nella fede», un po' mi arrabbierei. Perché il rapporto che gli ebrei hanno con quel libro e con quel personaggio che è il protagonista del libro non ha nulla a che vedere con il rapporto che i cristiani hanno con quel libro e con quel personaggio. E lì c'erano, da quel punto di vista lì, il rappresentante dei rapinatori e il rappresentante dei rapinati, che facevano gli amici. I rapinatori sono i cristiani, che hanno rapinato, cioè sottratto un libro ad un popolo nel quale un popolo ha raccontato di se stesso, della sua storia, dei suoi rapporti con un personaggio, che poi vedremo un pochettino chi è, e sono arrivati degli altri, gliel'hanno preso, hanno trasformato quel libro in ciò che non era, hanno trasformato quel personaggio in ciò che non è, e se lo sono fatto loro. Però, per mantenere un certo legame, dico sì, però voi siete i nostri fratelli maggiori. Non c'entra niente. Non c'entrano niente. Non c'entrano niente perché il Dio dei cristiani è un Dio greco, è un Dio nato col platonismo e col neoplatonismo, che con la concretezza del pensiero giudaico non ha nulla a che vedere. Nulla a che vedere. È un concetto di Dio che è inapplicabile alla Bibbia, ma questo lo scrivono un sacco di rabbini. Poi a quel Dio hanno addirittura attribuito un figlio, nel senso greco del termine, che per l'ebraismo sarebbe una bestemmia. Una bestemmia. E quindi non c'entrano niente. E invece sono lì che fanno gli amici, perché capiscono che se la gente capisce quali sono le disparità che ci sono, pur partendo dallo stesso libro, la gente capisce che con quel libro si può solo fare finta. Si può solo fare finta. E allora questo non bisogna farlo capire alla gente. E allora bisogna andare d'amore d'accordo. Lì c'era di fronte uno, quello con la papalina bianca, che aveva di fronte l'altro con la kippah, e quello con la papalina bianca dice che nella Bibbia c'è il Padre eterno. Quello con la kippah, io non so se qualcuno di voi ha visto un'intervista che mi è stata fatta da un giornalista romano che è venuto a Torino, un'intervista di 2 ore, e lui prima di venire a fare l'intervista a me è andato a intervistare proprio Rav Riccardo Di Segni, ed è andato a intervistarlo su di me, e per sentire che cosa diceva lui, quando lui dice, queste cose qui, come dire, noi le sappiamo da millenni. Difatti io non ho scoperto nulla, io faccio veramente un lavoro da cretino, io vi racconto ciò che c'è scritto in un libro, che è il lavoro più cretino di questo mondo. Non ho scoperto nulla. E poi a un certo punto gli fa una domanda e gli dice, ma Biglino dice che nella lingua ebraica e quindi nell'ebraico non c'è il concetto di eternità. Lì si vede lui che dice eternità, e chi è che dice eternità? Non dice assolutamente nulla di nuovo. Ecco, da cose note da millenni. Ok. Si tratta di un tempo molto lungo di cui non si conosce né l'inizio, cioè non si sa quando comincia una certa cosa, quando quella finisce. Chi ha detto che significa eternità? E chi è che ha detto che significa lunga durata? Olam significa che è nascosto, né elam, quindi non si sa quando finisce, non si sa quando inizia. Ma non c'è eternità, eppure lì davanti c'era uno che invece prega il Padre eterno. Non sono d'accordo su niente, capite? Perché l'Antico Testamento
Siccome a molti piacciono le fonti, no? Perché se non ci sono le fonti sembra che cada il mondo. Allora alle volte quando mi si chiede la fonte di una cosa che dico, a me viene una tentazione di dire la fonte sono io. E io sono una fonte di cui mi fido, perché non mi frego da solo. Poi però ovviamente non lo dico perché poi tutti si mettono a ridere, giustamente, ci mancherebbe. Però quelli che sono innamorati delle fonti, allora dovrebbero, come dire, portare alle estreme conseguenze questo loro pensiero e quindi prendere l'Antico Testamento e buttarlo nel cassonetto della raccolta differenziata della carta. Perché l'Antico Testamento è un libro senza fonti. Cioè nessuno sa chi l'ha scritto. Cioè non c'è un versetto 1 del quale si possa dire siamo certi che l'ha scritto quello lì, non ce n'è uno. Allora se vi piacciono tanto le fonti, cominciate a buttar via la Bibbia, perché non avete fonti. Non si sa chi l'ha scritto, non si sa quando l'ha scritto, non si sa come l'ha scritto. Ciò che scrivono i docenti israeliani, e io stasera quindi parlerò delle fonti e vi citerò le fonti che sono tutte dall'altra parte della barricata. Cioè leggeremo ciò che dicono gli altri, non i miei amici, i miei nemici. Il docente della Hebrew University Alexander Röfe scrive in assoluta tranquillità: l'unica certezza che abbiamo sulla Bibbia è che la Bibbia che leggiamo noi oggi non è quella scritta in origine, perché tutte le volte che la riscrivevano, la ricopiavano oppure la riscrivevano sotto dettatura, la cambiavano, tutte le volte. Quindi l'unica certezza che abbiamo è che noi leggiamo un libro che è diverso da quello scritto dagli autori iniziali che non sappiamo chi sono. Ma uno dice: ma il libro di Isaia chi l'ha scritto? Isaia, col cavolo. Leggete ciò che dicono i docenti delle pontificie università lateranensi, che il libro di Isaia, che è fatto di 66 capitoli, ha il capitolo dall'1 al 39, come scrive uno di questi docenti. Se volete vi do le pagine, vi do tutto, tutto, in modo che andate a leggervelo, ma sintetizzo. Dice: i capitoli dall'1 al 39 li attribuiamo ad Isaia perché non abbiamo motivi seri per negarlo. I capitoli dal 40 al 55 sono scritti dal deutero Isaia, che vuol dire il secondo Isaia, che è un nome inventato ovviamente, non è che esista a piacere, sono deutero, è un nome inventato per tentare di dare unità a quel libro. È solo che tutti sanno, ed è scritto anche nelle Bibbie che avete in casa, se avete delle Bibbie che hanno prima di ogni libro biblico un po' di spiegazione, il deutero Isaia scrive 2 secoli dopo il presunto Isaia, 2 secoli dopo. Gli ultimi 10 capitoli sono scritti dal trito Isaia, che scrive alcuni decenni dopo il deutero. Quindi nella migliore delle ipotesi il libro di Isaia è scritto da 3 persone, nella migliore delle ipotesi, che hanno scritto nell'arco di 250 anni. Come si fa a dire che l'ha scritto Isaia? Eppure ciò che tutti noi sappiamo, il libro di Isaia l'ha scritto Isaia. Ma non è soltanto così, perché in quella documentazione che se volete poi vi fornisco, c'è scritto che i capitoli dall'1 al 39, lì appunto attribuiamo ad Isaia perché non abbiamo motivi seri per negarlo, salvo i capitoli dal 13 al 23 che già sappiamo che probabilmente non l'ha scritta lui, salvo la parte relativa all'Apocalisse di Isaia che già sappiamo che probabilmente non l'ha scritta lui. Questo è l'Antico Testamento, un libro di cui non si sa. Poi, se noi prendiamo il libro di Isaia dei Masoreti, che è quello, diciamo, da cui sostanzialmente dipendono le Bibbie che abbiamo in casa, e lo paragoniamo con il libro di Isaia che è stato trovato sostanzialmente completo nei testi di Qumran, ci sono circa 300 varianti, comprese parole intere. Allora, se l'ha scritto Isaia, intanto ci dovremmo chiedere: ha scritto questo o quello? Cioè, bisogna essere onesti in queste cose qui. E adesso poi dopo entreremo nel merito, sempre leggendo ciò che dicono gli altri. Quindi proprio per dire che io faccio un lavoro talmente stupido che vi leggo quello che c'è scritto e da adesso in avanti leggo ciò che scrivono gli altri. Così, siccome le fonti sono gli altri, non possono confutarsi da soli. Si accettano perché sono loro le fonti. E adesso poi dopo ne leggiamo alcune. E quindi questo è il presupposto, cioè noi parliamo di un libro di cui in sostanza non sappiamo nulla. Abbiamo dei testi in mano e quindi facciamo finta che quei testi siano veri, cioè facciamo finta che chi ha scritto quei testi volesse scrivere proprio quello, perché se poi su questo noi diciamo, come è costretta ovviamente a fare, diciamo così, la teologia, che quando quelli che non sappiamo chi fossero scrivevano una cosa in realtà ne volevano intendere un'altra, allora già non sappiamo chi sono, già non sappiamo quando li hanno scritti, già non sappiamo come li hanno scritti, già non sappiamo come li leggessero, perché scritti tutti senza vocali, nessuno al mondo sa come fossero vocalizzati in origine.
È vero che si dice c'è una tradizione, ma basta vedere, fare il confronto tra i vari codici scritti che abbiamo per capire che non c'è nulla di più falso ed inattendibile delle tradizioni, perché neppure le tradizioni scritte si rispettavano l'una con l'altra. Quando li riscrivevano li cambiavano, quindi figuriamoci oralmente, quando nessuno può più verificare nulla. Basta vedere le discussioni che c'erano tra i rabbini Rav Akiva, Rav Ishmael nel secondo secolo d.C., dove quindi se la Bibbia ce l'aveva in mano uno, ma voi pensate che quello rinunciasse a mettere qualcosa di suo? Ma è umano, è umano. Tutto è così, poi vedremo come è diventata un libro sacro e lo facciamo dire a dei docenti universitari, non a me che non sono nessuno. E ve lo leggo. Lo facciamo dire ai docenti universitari per capire come la Bibbia è stata fatta diventare un libro sacro e perché è stata fatta diventare un libro sacro. Quindi noi di fronte a questo libro noi possiamo soltanto fare finta. Se da questo libro non fosse stato ricavato tutto ciò che vediamo poi voi qui a Roma, sarebbe uno dei tanti libri da leggere come leggiamo o non leggiamo tutti gli altri, no? Cioè non so quanti di voi legano le traduzioni delle tavolette sumero-accadiche pubblicate dagli accademici, forse nessuno. Non lo so, magari qualcuno sì. Bene, la Bibbia andrebbe letta come una di quelle, anche perché i racconti delle origini dell'Antico Testamento sono chiarissimamente delle copie rielaborate di testi sumero-accadici e magari anche fenici. Copie rielaborate. Quindi noi siamo di fronte ad un libro di cui appunto non sappiamo, però sappiamo che è stato ispirato da Dio. E l'assurdo è che i testi sumero-accadici, che tutti noi abbiamo studiato storia, e quando si studiano i testi sumero-accadici si dice che quelli contengono miti, favole, leggende, insomma metafore attraverso le quali quei popoli, ovviamente che non possedevano la verità rivelata, tra di loro insomma cercavano di costruirsi un sistema per capire il mondo. Bene, gli originali sono miti, favole e leggende. Gran parte dei racconti della Genesi, che sono la coppia rielaborata dell'epopea di Gilgamesh, dell'Atrahasis e dell'Enuma Elish, sono verità ispirate da Dio. Per cui gli originali sono favole, le coppie rielaborate sono verità ispirate da Dio. Quindi la Chiesa ci ha fatto credere questo e noi ci crediamo, senza mai porci il problema, senza mai porci le domande. Poi entriamo nel merito delle traduzioni e vedrete che ci divertiremo un pochettino. Anche perché quando si parla di Bibbia bisogna divertirsi, altrimenti vengono due cavot così a parlare sempre di... Cavot in ebraico vuol dire pesante, E quindi, insomma, voglio dire, quindi andiamo cauti, andiamo tranquilli, anche perché l'Antico Testamento è un libro scritto in una lingua che non ha il termine che indica Dio. Non ce l'ha. Non ha il verbo che significa creare e non ha il termine che indica eternità. Quindi sarebbe come dire che noi scriviamo un libro sui 100 modi per fare il pane usando una lingua che non ha il termine farina, il termine acqua e il verbo impastare. Si può? No. Ma allora come si fa, come può la Bibbia parlare di Dio? Difatti la Bibbia non parla di Dio, punto. Quando si parla di eternità, e nelle Bibbie che avete in casa voi trovate sempre eternità, in ebraico c'è il termine olam. E questo qui è la pagina 304 di uno dei dizionari, questo qui è il dizionario di ebraico-aramaico-biblici della Società Biblica Britannica. E faccio leggere che cosa c'è scritto alla voce olam come prima indicazione. Se l'amico Stefano Bollani, che ringrazio per essere qui assieme a Susi Bledi, Stefano Bollani, famosissimo musicista. Era vecchio. Beh, vecchio no, sono più vecchio io. Cosa c'è scritto lì alla prima voce? Olam, non tradurre con eternità. Avete capito? È scritto nei dizionari. Non tradurre con eternità. Allora, rispetto a questo posso dirle che non c'è nessuna novità in quello che dice lui. Sono concetti ben noti. Ve l'ho detto prima, no? Rav Riccardo Di Segni, eternità, e chi dice eternità? È come chi dice tutte le Bibbie. È solo che è non tradurre con eternità. Ma in tutte le Bibbie voi trovate tradotto eternità. E io sono quello che si inventa le traduzioni, io. Per quanto riguarda il verbo bara, che nella Bibbia significa sempre
intervenire in una situazione già esistente per modificarla e ha un sacco di significati diversi, va da ingrassare a tagliare alberi sul versante di una montagna per renderla, diciamo così, edificabile. Per esempio Edward Greenstein, che è rabbino, che scrive per la Jewish Publication Society, è docente di studi biblici al seminario teologico di New York e docente all'Università di Tel Aviv, dice che il racconto della genesi della creazione in realtà non è altro che il racconto di una serie di divisioni. Non creazione, divisioni, nel senso che hanno posto ordine in un certo territorio, che è quello che io descrivo nei libri. Quindi lo scrivono in assoluta tranquillità. La teologa Ellen Van Volde dice che nella Bibbia non c'è nessun Dio creatore, perché il termine bara non significa mai creare, ma significa in questo caso separare nello spazio. Cioè esattamente come dice quel rabbino, ma io adesso ne cito due perché ovviamente... Quindi quando dico che la Bibbia non c'è creazione nella Bibbia, non faccio altro che dire ciò che un sacco di altri sanno. L'importante è nel momento in cui si parla di queste cose qui non essere condizionati da un preconcetto teologico, per cui se la Bibbia deve parlare di Dio, allora ci devono essere dei termini che per forza significano Dio, cosa che non c'è, ci deve essere un verbo che per forza significa creare, ci deve essere un termine che per forza indica l'eternità, ma non ci sono. Quindi quando si legge l'Eterno, eccetera, è invenzione teologica, ma senza alcuna ombra di dubbio.